Gli anni '20 sono stati un decennio di contraddizioni e l'era del proibizionismo ne è stata un'icona. Durante questo periodo il governo federale impose uno dei divieti nazionali più famosi della storia: la produzione, vendita e il trasporto di alcolici. Ciao a tutti, sono Marco e benvenuti in un nuovissimo episodio di Picture in the Past, un viaggio fotografico attraverso la storia. Avete mai sognato di immergervi in uno dei periodi più controversi della storia degli Stati Uniti, caratterizzato da conflitti sociali, attività illegali e importanti sviluppi culturali e politici? Unisciti a noi in questo viaggio fotografico attraverso l'era del proibizionismo, un momento storico che ha dato il via ad una serie di eventi che avrebbero cambiato il corso della società americana per sempre. L'era del proibizionismo, che fu ratificata dagli Stati membri il 16 gennaio del 1919, fu un periodo della storia degli Stati Uniti durante il quale fu vietata la produzione, la vendita e il trasporto di alcolici a livello nazionale. L'anno seguente, attraverso il 18° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e il Volstead Act che ne prevedeva l'applicazione, il governo federale istituì ufficialmente la Prohibition. Il proibizionismo si fece inizialmente strada nel paese su forte pressione dei movimenti politici e religiosi per la temperanza delle cosiddette società per la sobrietà, che sostenevano la necessità di moralizzare il paese limitando o abolendo del tutto il consumo di alcolici. I movimenti per la temperanza avevano radici profonde nella società americana, ma acquisirono maggiore slancio dopo la Prima Guerra Mondiale. Caratterizzati da un moralismo stringente e irreprensibile, consideravano l'alcol come una piaga sociale e una minaccia alla morale e alla salute pubblica. Questi gruppi religiosi o politici, moralisti e fondamentalisti, affermavano che la causa dell'assenteismo e dello scarso rendimento sul lavoro, nonché nella violenza domestica, ma anche nella criminalità stessa, fosse da ricercare nell'alcol. Questi gruppi organizzarono campagne di sensibilizzazione, marce e petizioni per chiedere l'adozione di leggi contro il consumo di alcol. Uno degli slogan era "The lips that touch liquor will never touch mine". Le labbra che toccano un alcolico non toccheranno mai le mie. L'istituzione della Prohibition trovò forti sostenitori anche tra i grandi industriali. Personaggi come John Rockefeller o Henry Ford investirono notevoli quantità di denaro per portare ad una società moralmente più corretta e produttiva. Anche molti politici si unirono a questi sforzi, vedendo nella temperanza un'opportunità per guadagnare voti e sostenitori. I sostenitori del proibizionismo credevano che il divieto di produzione, vendita e di trasporto di liquori inebrianti avrebbero ridotto la curva della criminalità, creando quindi una società più virtuosa. Tuttavia, questi movimenti incontrarono anche molta resistenza e opposizione, da parte di coloro che vedevano il proibizionismo come una violazione delle libertà individuali e un'ingerenza del governo nelle vite private dei cittadini. La decisione del proibizionismo generò una serie di eventi sociali e culturali che sono stati immortalati in molte fotografie iconiche. Tuttavia il proibito non significava necessariamente astensione, ma si traduceva spesso sotto forma di trasgressioni e azione contro il sistema. L'avvento del proibizionismo ha portato a un susseguirsi di conseguenze non intenzionali, tra cui un aumento del crimine organizzato e della corruzione, e così anche un ovvio declino della qualità dell'alcol prodotto e un aumento del prezzo di consumo. In questo contesto però la vittoria più grande fu della malavita, a causa delle prospettive di guadagno che si stavano per creare. Si dice infatti che nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 1919, appena poche ore dopo l'entrata in vigore della proibizione, una banda armata attaccò e rapinò a Chicago un treno carico di whisky, dal valore di $100.000, segnando così l'inizio ufficiale del traffico illegale di alcolici. E così una forza invisibile cominciò a radicarsi nel paese, sotto il controllo dei cosiddetti boss del proibizionismo.
Queste figure, che divennero sempre più influenti in quegli anni, formarono reti di contatti che coinvolgevano attivamente politici, polizia e criminali. Questi intrecci si fecero sempre più oscuri e frequenti, portando allo sviluppo di figure leggendarie come Al Capone o McCoy. La società americana si trovò così ad affrontare un periodo di criminalità rampante e corruzione diffusa, con conseguenze problematiche per il benessere del paese. Con la proibizione, la produzione e la vendita di alcolici diventarono illegali, ma la domanda rimase alta. Nacquero così locali noti come speakeasy, veri e propri locali clandestini, privi di insegne e nascosti nei luoghi più improbabili. Dietro il retrobottega di una drogheria, nello sgabuzzino di un barbiere, o sottoterra, nascosti da passaggi segreti o con entrate e uscite separate, gli speakeasy erano una finestra sulla cultura degli anni '20. Tradotto letteralmente come parlare piano, con calma, questi locali erano luoghi pulsanti di musica jazz, ballerine, abiti lussuosi e alcol. Erano luoghi in cui le classi sociali si mescolavano e le celebrità, i politici e i criminali condividevano lo stesso ambiente, creando un'atmosfera di fascino e segreti. Nonostante il rischio di essere scoperti e arrestati, gli americani continuavano ad affollare questi locali, desiderosi di sfuggire alla noia e all'oppressione del proibizionismo. Nel 1932 Frank Delano Roosevelt vinse le elezioni con la promessa di abolire il 18° emendamento e nel marzo di quell'anno, con il Cullen-Harrison Act, consentiva la produzione di alcolici di gradazione non superiore al 4%. Cominciò così un progressivo allentamento del proibizionismo. La Grande Depressione aveva messo in crisi l'economia americana e il governo Roosevelt vide nell'abolizione della legge una possibile fonte di entrate per gli Stati Uniti. Il 5 dicembre del 1933 il 21° emendamento fu approvato, abrogando definitivamente il divieto precedente e mettendo fine all'era del proibizionismo. L'emendamento fu poi ratificato dagli Stati e mise fine al divieto di alcol a livello nazionale. L'era del proibizionismo ha rappresentato un momento storico unico e molto significativo per gli Stati Uniti. Le fotografie iconiche di questo periodo ci aiutano a ricordare gli eventi più significativi e a capire come la proibizione abbia influito sulla società e sulla cultura del paese e nel suo sviluppo.